Parliamo di Christian Aslani all'Inter, parliamo del suo momento, ma anche del suo futuro, collegandoci poi anche a degli scenari di calciomercato. Perché dopo la partita contro la Fiorentina, che si era giocata a fine gennaio, partita in cui Aslani per la prima volta aveva giocato da titolare quest'anno in Serie A, vi avevo portato sui nostri canali un contenuto in cui andavo ad analizzare in profondità il nostro Christian Aslani e dicevo che era arrivato il momento di puntare con fiducia sul centrocampista classe 2002. E complice poi l'infortunio di Hakan Çalhanoğlu, un mese dopo quel video Aslani si è giocato quella che per me è stata la settimana più importante della sua carriera, almeno fino ad ora, perché è stata la settimana in cui doveva e deve ancora convincere appunto di essere pronto per l'Inter e per sostituire appunto anche Hakan Çalhanoğlu. Vi voglio portare allora una serie di mie considerazioni proprio su Aslani e alcuni dati, andiamo in profondità con i numeri per mostrarvi come questo centrocampista sta evolvendo e sta cambiando rispetto alla scorsa stagione, come sta imparando le lezioni di Hakan Çalhanoğlu, da cui sta prendendo molte indicazioni e Çalhanoğlu lo sta accogliendo, ecco, sotto la sua ala. E alla fine di questo episodio poi soprattutto vi voglio lanciare una provocazione molto forte, ma sono curioso, ecco, di sapere che cosa ne pensate anche voi, e sono curioso di leggere i vostri commenti. E allora, ben ritrovate amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Ogni giorno siamo in diretta alle 19:30 e nelle dirette leggiamo appunto i vostri commenti, così li analizziamo insieme. Parliamo allora di Christian Aslani e prima di arrivare alla provocazione finale parliamo un attimo di come sta maturando, dicevo, di come sta evolvendo questo calciatore. Ci sono dei dati che secondo me sono molto interessanti. Condivido la schermata, vi mostro velocemente uno dei siti e dei software che utilizziamo per fare le nostre analisi. I dati sono fonte Opta e non sto qui a citarvi tutte le singole statistiche, per cui se siete interessati a leggere i numeri, a leggere i dati, ad avere proprio il concreto dei numeri, potete fare screenshot, potete fare pausa oppure tornare indietro, come preferite. Ho messo a confronto i dati di Aslani di quest'anno, nella riga in alto, e di Aslani dell'anno scorso, che si trovano sulla riga in basso. Sono sempre riferiti al solo campionato di Serie A, così in termini di presenze e di avversari affrontati il campione statistico è più omogeneo secondo me, e tutti i dati sono stati rapportati a 90 minuti in modo di renderli tutti più leggibili, quindi tiri per 90 minuti eccetera eccetera. Cosa emerge allora da questo studio, da questa analisi e da questo paragone tra l'Aslani dell'anno scorso e l'Aslani di quest'anno? Al di là del fatto che quest'anno ha segnato ed è diventato tra l'altro il 17° marcatore stagionale dell'Inter, Aslani sta cambiando proprio nel modo di interpretare il ruolo e secondo me, si vede che sta raccogliendo le indicazioni di Çalhanoğlu, portandole però all'interno del suo stile, quindi sta interpretando il ruolo comunque con le sue caratteristiche, nel senso che rispetto all'anno scorso intanto porta meno il pallone, cioè guadagna meno campo palla al piede, per cui lo scarica un po' prima e lo gestisce in maniera differente. Viceversa si smarca meglio per ricevere più passaggi progressivi, quindi si muove di più per ricevere palla in zone di campo differenti. Ha più o meno la stessa pericolosità offensiva della scorsa stagione, ma quest'anno è stato più preciso con un gol e 2 assist. L'anno scorso era a 0 in entrambe le voci. Per quanto riguarda poi le statistiche offensive, sta tirando quest'anno di più e centra di più la porta, quindi ha migliorato anche la sua precisione. Questo perché ha anche ridotto la distanza da cui tira, si sta mediamente avvicinando un pochino di più alla porta per calciare. Il risultato è che per ora ha creato meno occasioni che hanno portato l'Inter a tirare verso la porta avversaria, ma molte più azioni rispetto alla scorsa stagione si sono poi concluse con un gol, quindi sta portando con il suo contributo anche più gol rispetto alla scorsa stagione, sempre mediamente per partita. Questo chiaramente è un dato che riflette anche i meriti di tutta la squadra, cioè non è solo Aslani che è migliorato in questo, ma è anche la squadra che chiaramente quest'anno gira meglio e sta segnando ancora di più. I dati più interessanti però secondo me sono quelli relativi ai passaggi e alla fase difensiva.
Perché dico questo? Perché Asllani ha in questo momento aumentato in maniera importante il numero dei passaggi tentati, mantenendo però le stesse percentuali di precisione, cioè fa più passaggi, ma la precisione è rimasta quella, quindi ne indovina ancora di più e non è sicuramente facile. Ha aumentato però in modo particolare il numero di passaggi di breve e media lunghezza, cioè palleggia di più rispetto all'anno scorso, eppure è riuscito a tenere le stesse percentuali di riuscita in tutti i passaggi, anche in quelli lunghi, non è cambiato. Dal punto di vista poi difensivo invece è cambiato molto, perché rispetto all'anno scorso sta andando molto meno a contrasto, proprio a cercare il duello uno contro uno, la metà dei contrasti a partita rispetto a quelli che faceva l'anno scorso sostanzialmente, ma ha aumentato di moltissimo rispetto alla scorsa stagione i palloni bloccati e i palloni intercettati. Questo secondo me evidenzia in maniera particolare le caratteristiche di un giocatore che nella fase difensiva da mediano puro e nel contrasto più fisico, quindi nel duello a terra e corpo a corpo, può sicuramente migliorare, ma dall'anno scorso ad oggi ha dimostrato secondo me un grande miglioramento che vediamo proprio nei numeri in termini di letture di posizionamento lì in mezzo al campo, e quindi magari fa meno il duello corpo a corpo, sì, però recupera più palloni con l'intercetto, spostandosi, leggendo l'azione in anticipo. Questo per farvi capire un po'. E questa è secondo me anche una delle principali differenze che ci sono ancora oggi con Hakan Çalhanoğlu, perché ho fatto lo stesso tipo di confronto anche con i dati di Çalhanoğlu quest'anno, sempre in Serie A. Lo condivido anche questo molto rapidamente, faccio scorrere mentre potete farvi gli screenshot, potete fare pausa e poi tornare indietro per leggervi tutti i dati con calma, non sto qui a soffermarmi. Comunque ho fatto questo confronto quindi con Asllani dell'anno scorso, Asllani di quest'anno e anche Çalhanoğlu di quest'anno. C'è da considerare ovviamente che c'è una grande differenza nell'avere un determinato dato per 2500 minuti, che sono quelli giocati da Çalhanoğlu più o meno. È molto più difficile essere costante su così tanti minuti. Per Asllani, chiaramente, avendo giocato meno, è più facile magari essere costante ad alti livelli in meno minuti. Però quello che emerge è una tendenza comunque, ovvero che Asllani si sta avvicinando in quei minuti che ha avuto a disposizione ai dati o allo stile di gioco di Çalhanoğlu in termini di palloni giocati, di passaggi, di come distribuisce anche i suoi tocchi e i passaggi in tutte le varie zone del campo. Çalhanoğlu è molto più preciso nei lanci lunghi, nei passaggi lunghi, a cercare i compagni di squadra, e crea anche più azioni pericolose che si concludono con un tiro. Ma soprattutto in fase difensiva Çalhanoğlu va molto di più a contrasto nell'uno contro uno, vince più duelli uno contro uno anche a terra, mentre sui blocchi se la giocano, e Asllani invece vince sui palloni intercettati. Qui secondo me si vede proprio la differente interpretazione della parte difensiva di questo ruolo, con lo stesso Çalhanoğlu che, ricorderete, ha raccontato lui stesso che gli piace molto andare in scivolata e fare quel tipo di interventi lì, dove in effetti i numeri dicono che fa molto di più e molto meglio di Asllani. Detto questo, Asllani è un calciatore che è in evoluzione, quindi come vi dicevo, rispetto all'anno scorso, ma lo è anche dentro questa stessa stagione un calciatore in evoluzione, secondo me, perché sono andato a farmi anche un paragone dei numeri che aveva nella partita contro la Fiorentina, come vi dicevo, a fine gennaio, la prima partita da titolare quest'anno in Serie A, e lì in quella partita era tra l'altro una partita complicata contro un avversario che fa un grande pressing, c'erano varie difficoltà, concluse quella partita toccando circa 60 palloni, se non ricordo male, con un 83% di passaggi riusciti e 4 palloni recuperati, che per quella zona di campo lì sono un po' pochi sicuramente. Contro il Genoa, l'ultima partita in cui ha giocato da titolare, il livello dell'avversario non è lo stesso chiaramente, però lo stile del Genoa è uno stile differente dalla Fiorentina, ma è stata sicuramente un'altra partita tosta e complicata per la nostra Inter. Ecco, in questa partita Asllani ha toccato 96 palloni, quindi è salito di molto il numero di palloni giocati. La percentuale di passaggi riusciti dall'83% è salita al 100%, 77 su 77 in questa partita, e il numero di palloni recuperati è
raddoppiato da 4 a 9 rispetto alla gara con la Fiorentina. Quindi è stato il migliore in campo per palloni recuperati, ma non solo, proprio come a Firenze, questa cosa l'ha mantenuta uguale, è stato il migliore in campo per chilometri percorsi e per velocità media mantenuta in corsa. Quindi ha corso più di tutti e ci ha messo dentro anche molta più intensità degli altri. Per cui, dal punto di vista anche puramente chilometrico della prestazione di gamba, ha risposto sicuramente presente. Soprattutto c'è da considerare che questa prestazione arriva anche all'ultima partita di un ciclo molto intenso e io aggiungo, per un giocatore che non è abituato a giocare 90 minuti, fare la terza partita in una settimana non è per niente semplice, eppure ha risposto in questa maniera. Poi ha anche perso 8 palloni, che non sono pochissimi, ha commesso secondo me qualche sbavatura che abbiamo già sottolineato nella precedente diretta. In generale non è stato secondo me il migliore in campo rispetto o comunque al contrario di quello che dicevano alcuni anche nei commenti alle nostre pagelle. Ci sono sicuramente delle cose su cui può e deve ancora lavorare. Sul piano fisico, ovviamente, un nostro iscritto al canale mi commentava in diretta, son d'accordo con lui, anche nella velocità nei primi metri, nel primo passo, e quindi nella rapidità proprio nei primissimi metri. Può, secondo me, toccare anche un pochino meno il pallone in alcuni momenti per velocizzare un po' la manovra, però tecnica e visione ci sono. Il gol che fa contro il Genoa per azione e inserimento, non so perché, ma mi ha ricordato per certi versi è diverso, però per certi versi mi ha ricordato un po' il gol di Thiago Motta contro il Milan nel famoso derby del 4-0 dell'anno del triplete. Detto questo, arriviamo alla provocazione, allora così completiamo tutto il quadro. È una provocazione che qualche giorno fa ha lanciato nel nostro club di Passione Inter il nostro abbonato Andrea D'Agostino, che chiedeva: ma a questo punto, metti caso dovesse arrivare un'offerta veramente molto importante per Çalhanoğlu e si decide di vendere Çalhanoğlu. Facciamo questa ipotesi. Ecco, dovesse partire Çalhanoğlu, oggi voi andate a prendere un titolare a cui Aslani farebbe il vice, quindi prendi un giocatore che fa il titolarissimo e Aslani fa il vice ancora una volta come in questo momento, oppure promuovi Aslani titolare e prendi un giocatore che fa il vice di Aslani? Questa è la domanda che vi faccio, sono curioso di leggere i vostri commenti. Vi dico anche la mia, premesso che al momento comunque non ci sono segnali di un addio di Çalhanoğlu, quindi ha rifiutato lui stesso delle offerte importanti dall'Arabia Saudita e al momento è difficile pensare che possa partire e anzi l'Inter vuole anche allungare la rosa nel prossimo mercato estivo. Però oggi effettivamente Aslani per me, nel caso dovesse diciamo succedere questa cosa, per me Aslani non è ancora al livello di Hakan Çalhanoğlu e andrei probabilmente a prendere un titolare a cui affiancare poi Aslani. In ogni caso, però, credo che i segnali, secondo me, sono incoraggianti. Credo siano segnali incoraggianti su un giocatore che alla sua età, in quel ruolo lì, è più avanti nel percorso rispetto a 2 grandi della storia recente nerazzurra, come Brozovic e Çalhanoğlu, che alla sua età, a questo punto della carriera, non erano a questo livello, con ogni probabilità, in questo ruolo qua. Quindi se da parte dello staff tecnico ci sarà fiducia e si continuerà a lavorare in questo senso e il giocatore continua ad accettare questo ruolo consapevole di poter imparare tanto, ecco, a maggior ragione secondo me può diventare, per dirla alla Marotta, un importante co-titolare, cioè un altro titolare aggiunto su cui poter fare affidamento e poi continuare questo percorso alle spalle di Çalhanoğlu, da cui credo abbia ancora da apprendere tanto. Fatemi sapere che ne pensate voi, quindi che ne pensate anche di Christian Aslani, a che punto è la sua maturazione. Dovrà giocare titolare con ogni probabilità anche contro il Bologna la prossima partita di campionato, visto che Çalhanoğlu rimane fuori ma dovrebbe rientrare per la panchina, quindi avremo un'altra gara su cui poterlo valutare e un'altra gara decisamente molto importante. Aspetto i vostri commenti, ne parliamo anche nel club di Passione Inter, dove ogni giorno approfondiamo vari temi come questo, appunto, che lo abbiamo anticipato qualche giorno fa, ne avevamo già discusso nel nostro club, per cui se vi va di partecipare a questo tipo di discussioni e se vi va di supportare il nostro progetto, entrate a far parte anche voi del nostro club su www.passioneinter.club. Vi lascio con un'altra analisi in descrizione, trovate il link per chi ci segue in podcast, per chi ci segue da YouTube vi basta invece cliccare qui.